C'è una sensazione molto diffusa oggi, ma raramente viene nominata con chiarezza. Non è stress nel senso più evidente della parola e non è neppure ansia vera e propria. È qualcosa di più sottile, qualcosa che compare proprio nel momento in cui provi a fermarti. Quando la giornata rallenta, quando per un attimo non hai nulla di urgente da fare e quando sembra aprirsi uno spazio di quiete. È lì che succede qualcosa di curioso. Invece di sentirti davvero libero, compare una specie di disagio silenzioso, come se quel tempo non fosse del tutto legittimo. Magari succede anche a te, è sera, la tua giornata è finita o sta quasi per finire. Ti siedi sul divano e per un momento non fai nulla. Non prendi il telefono, non accendi la televisione e non metti neanche la musica. Rimani semplicemente lì. All'inizio sembra un piccolo sollievo, come se il corpo finalmente potesse lasciarsi andare dopo tante ore di movimento. Ma dopo pochi minuti qualcosa cambia. Compare un pensiero sottile, quasi impercettibile. Forse dovrei fare qualcosa di più utile. Forse sto perdendo tempo. Forse potrei sfruttare meglio questo momento. Non è una voce aggressiva, non è un rimprovero esplicito. È più simile a una sensazione di fondo che rende quel silenzio un po' scomodo. E allora succede quasi sempre la stessa cosa. Senza nemmeno accorgertene, la mano si allunga verso il telefono. Controlli un messaggio, apri una notizia, guardi qualcosa per pochi minuti. Non perché sia davvero necessario, ma perché quel piccolo spazio che si era aperto diventa improvvisamente difficile da sostenere. Così lo riempi. E quel momento di pausa scompare, sostituito da un flusso continuo di stimoli che riporta la mente in movimento. La cosa interessante è che nessuno ti ha davvero detto che non puoi fermarti, nessuno ti ha accusato di essere pigro, nessuno ti ha rimproverato per aver preso una pausa. Eppure, quella sensazione di colpa arriva lo stesso, come se fosse stata lentamente installata dentro di noi, come se fermarsi fosse diventato qualcosa da giustificare. In fondo, se osservi bene la cultura in cui viviamo oggi, questo messaggio è ovunque. Ogni minuto può essere utilizzato, ogni pausa può essere sfruttata, ogni spazio vuoto può diventare un'occasione per fare qualcosa di utile. A poco, quest'idea diventa così normale che quasi non la vediamo più. Se hai 5 minuti, puoi imparare qualcosa. Se hai mezz'ora, puoi migliorarti. Se hai un'ora, puoi fare qualcosa di produttivo. In questo modo, però, il tempo smette di essere uno spazio da vivere e diventa una risorsa da ottimizzare. Anche il riposo viene reinterpretato nello stesso modo. Non ci riposiamo semplicemente perché siamo stanchi, ma perché il riposo serve a recuperare energie per tornare più efficienti. Perfino la pausa deve avere una funzione, deve servire a qualcosa. Ed è proprio qui che nasce quella sensazione di colpa quando proviamo a fermarci davvero, perché siamo stati lentamente abituati a pensare che ogni momento debba produrre qualcosa. Un risultato, un progresso, un miglioramento. Quando invece un momento non produce niente di visibile, la mente lo interpreta automaticamente come uno spreco. Eppure, se guardiamo con un po' più di attenzione la nostra esperienza quotidiana, potremmo accorgerci che i momenti più vivi della nostra vita non nascono quasi mai da un progetto preciso. Molte delle intuizioni più importanti arrivano quando la mente non sta inseguendo nulla. Molte delle sensazioni più profonde emergono quando non stiamo cercando di diventare qualcuno di diverso. Quando ci fermiamo davvero, senza uno scopo preciso, accade qualcosa di molto semplice. L'attenzione torna lentamente nel presente. Non perché stiamo facendo qualcosa di speciale, ma proprio perché non stiamo cercando di produrre niente. All'inizio questo può sembrare strano. Dopo anni passati a riempire ogni spazio della giornata, il silenzio può apparire quasi scomodo. Ma se resti abbastanza a lungo dentro quel momento senza riempirlo subito, potresti accorgerti di qualcosa. Il disagio iniziale lentamente si dissolve. I pensieri rallentano, il respiro diventa più ampio e quel momento che sembrava inutile si rivela per quello che è davvero, uno spazio in cui non devi dimostrare nulla. Forse abbiamo semplicemente disimparato a stare dentro questi spazi. Non perché sia difficile farlo, ma perché siamo stati educati a pensare che ogni minuto debba produrre qualcosa. E quando un momento non produce niente, lo viviamo come un errore. Ma forse è proprio lì, proprio in quei momenti senza scopo apparente, si apre una possibilità diversa. Una possibilità molto semplice, quella di tornare a stare dentro la vita così com'è, senza cercare continuamente di trasformarla in un risultato.
Forse la vera domanda non è come usare meglio il nostro tempo. Forse la domanda è più silenziosa. Riusciamo ancora a restare dentro un momento senza chiedergli di diventare qualcos'altro? Perché forse è proprio lì, in quei momenti che sembrano inutili, si nasconde qualcosa che abbiamo quasi dimenticato: lo spazio di essere semplicemente presenti. Se queste riflessioni ti hanno fatto compagnia per qualche minuto, iscriviti al canale. Qui proviamo semplicemente a rallentare insieme e a osservare con più attenzione quelle piccole dinamiche della vita quotidiana che spesso non riusciamo a vedere. Grazie.